Amici della numismatica, ben ritrovati. Tra le tante monete che ci vengono sottoposte per le nostre aste, ce ne sono alcune che davvero mi sorprendono. Questa è una di quelle. A prima vista si tratta di un normale asse di Antonino Pio, il suo ritratto al diritto è una scena un po' insolita al rovescio. Ma è proprio questa scena che rende questa moneta particolare. Si vede una figura armata che discende dal cielo e una donna assopita alla sua destra. Quella che a prima vista potrebbe apparire una scena di guerra o comunque legata al mondo militare è in realtà una poetica rappresentazione della mitologia romana. La donna raffigurata è Rea Silvia, una vestale, una sacerdotessa votata alla castità. Secondo la leggenda, il dio Marte discese dal cielo e mentre Rea Silvia dormiva, si unì a lei e concepì così i celebri gemelli, Romolo e Remo, che poi furono abbandonati e allattati dalla celebre lupa, dando così inizio alla grande storia di Roma. È una scena sorprendentemente delicata. Da una parte, appunto, abbiamo questa divinità, il dio Marte, che discende con attributi da soldato, ma non con fare particolarmente belligerante. Sulla destra c'è Rea Silvia, completamente rilassata, appunto dormiente, in attesa di quest'unione, dalla quale nascerà il popolo romano. Le monete imperiali romane celebrano normalmente eventi militari o virtù dell'imperatore, oppure riportano semplici divinità con scritte più o meno standard. Ed è questo rovescio, appunto, che rende questa moneta particolare e insolita. Antonino Pio, infatti, con questa moneta vuole celebrare la nascita dell'impero romano. In un regno relativamente di pace e particolarmente lungo, decide evidentemente con questa moneta di richiamare le origini divine del suo impero e legittimare in questo modo la sua dinastia e il suo regno. Quindi eccola qui, questa piccola moneta, un asse, neanche un sesterzio, ma con una scena così affascinante, mi ha colpito e spero possa interessare la sua storia anche voi.